melanzane mi piacciono da morire, ma proprio da morire in tutti i modi, in tutte le forme. Oggi ci faccio delle polpette in stile pugliese. Allora, vi dico, ci sono delle la Puglia è grande, la Puglia è lunga. Se uno attraversa a macchina dice siamo di fronte alla regione più lunga, e ha anche ragione, perché non so quante ore ci vogliono di macchina da Foggia a arrivare fino a oltre Taranto, eccetera, eccetera. E quindi che cosa vuol dire? Che alla fine dire che un piatto è pugliese vuol dire tutto e vuol dire niente. Infatti dire stile pugliese forse è sbagliato, uno potrebbe dire stile leccese, stile tarantino, stile foggiano, stile barese, eccetera, eccetera. Comunque, questa ricetta è una ricetta che abbiamo fatto molte volte e sempre, quasi sempre, la prima fase si lessano le melanzane. Vi dico la verità, buone, vengono fantastiche, buonissime, ma cotte in forno, quindi fatta cuocere la melanzana in forno, diventa più buono. Un po' più lunga, ma diventa più buona. E oggi faccio proprio così. La prima cosa è cuocio le melanzane in forno. Divido a metà. Incido in modo tale da far cuocere più velocemente. Ecco qua, un pochino d'olio sopra, un pochino di sale sopra, ora in forno, forno statico 200 gradi più o meno. Allora la tempistica cambia a seconda dello spessore della melanzana, se è più grande, se è più piccolina, potrebbero volerci 40-45 minuti se non un'ora. Comunque lo vedete perché cominciano questi rombi, si aprono tutti, lo vedete poi quando è praticamente cotta la melanzana. Ci vediamo fra un pochino. Nel frattempo, mentre stanno cuocendo le melanzane, faccio il sugo, un semplice sugo di pomodoro. Metto dell'olio. Un paio di spicchi di aglio, ma sull'aglio decidete voi, se non lo volete mettere non lo mettete, è un peccato, oppure ne mettete solo uno, decidete voi, oppure se lo volete ancora più intenso tagliato e affettatelo. Metto subito del basilico, così faccio insaporire immediatamente l'olio. La casseruola è di ghisa, quindi ci vuole un istante in più per prendere calore. Ma appena cominciate a vedere che ci sono le bollicine intorno alle foglie di basilico e all'aglio, ci aggiungiamo il pomodoro. Vedete, in questo modo l'olio si è scaldato, ora sta tirando fuori tutti i sapori. Ora si aggiunge il pomodoro. Una giratina di sale, non troppo, ma un pochino mettetelo di sale. Mettete la fiamma medio-bassa e ora fatelo cucinare per 5-10 minuti proprio al massimo. Non deve diventare troppo denso, ora si deve cucinare un pochino, poi considerate che dopo poi ci mettiamo anche le melanzane. Sono uscite dal forno, vedete quello che vi dicevo? Vedete come si aprono? Questo vi dà già la misura di quanto tempo ci vuole a cuocerle. Allora, si svuotano, freddo, completamente freddo, sono fuori dal forno già da un pochino e ora si svuotano. Ecco fatto. Allora, ora ci sono due strade da seguire. La prima la mettete in un colapasta o comunque qualcosa che vi permetta di far drenare tutto il liquido e ci vuole un'oretta e mezzo, lo fate in questo modo. Oppure lo fate direttamente a mano, le prendete e come sto facendo ora strizzate piano piano e portate via l'acqua il più possibile. Non è che devono essere completamente asciutte, però più liquido riuscite a portare via, ovviamente meno poi pangrattato vi servirà. Ok, e ora queste melanzane le trito.
metto in una ciotola. Aggiungiamo gli altri ingredienti. Pecorino, prima di aggiungere tutti gli altri ingredienti aggiungo le uova che sbatto velocemente. Devo tritare il prezzemolo dell'aglio, ma lo faccio dopo. A questo punto aggiungo l'uovo, spremo l'aglio, e ora trito un pochino il prezzemolo. E aggiungo alle melanzane. Ora comincio ad aggiungere il pangrattato. Non lo metto tutto insieme, potrei anche usarlo tutto, non lo metto tutto insieme perché quando raggiungo la densità giusta smetto di metterlo. Provo a formare una polpetta. Le polpette si formano abbastanza bene, sono morbide, devono essere morbide, più o meno di queste dimensioni, forse anche un pochino più piccole, però quello che era importante è vedere se effettivamente si formava la polpetta si riesce a formare. Ora le faccio tutte le altre. Polpette fatte, ora si passano nella farina e poi dopo si friggono. Ok, controllo la temperatura dell'olio, ancora non è pronto, dobbiamo aspettare ancora qualche minuto. L'olio ora è pronto e vado a friggere le melanzane, vado a friggere le polpette. Cerchiamo di ottenere una colorazione, vedete questo bel dorato? Questa colorazione qui. Poi le tolgo e si mettono nel sugo. Il sugo, eccolo qui, tenuto ben caldo, e ci aggiungo le polpette. Allora, le polpette sono sufficientemente consistenti perché hanno preso anche maggiore struttura con la frittura e tutto, ma comunque muovetevi con delicatezza. Insomma, sarebbe un peccato spappolarle proprio ora. Ora, quanto si tengono in questo sugo? Qualche minuto, il tempo che si insaporiscono bene. Casomai, ecco, muovetele in questo modo e poi, se non le volete mangiare così e ci volete condire la pasta, fatelo perché merita, ma già così sono strepitosi. Ok, faccio andare per 5 minuti e poi si assaggiano. Un po' di basilico. Non lo voglio spezzare a mano, questa volta lo voglio tagliare al coltello così velocemente. E ce lo metto sopra. E ora si assaggia. Il piatto è grande, quindi le polpette devono essere un bel po'. Sia mai che si fa un piattone grosso così e ce ne mettiamo 2 di polpette. Boh, un'altra ci sta. Vedete, qui non c'è bisogno del coltello.
Mamma mia come sono buone. No, forse, dico la verità, sì la pasta ci starebbe bene, ma questo è fantastico così. Guardate. Che poi non è che si spappolano, è questo il punto. Sono tenere, morbide, con questo bel sughetto. Davvero straordinario. Mamma mia.